Claudia Schiffer. Je suis préférée d'être à côté de la femme plus belle du monde. Oh, merci. Grazie. Enchanté. Ho detto che sono contento di essere accanto alla donna più bella del mondo, una delle donne più belle del mondo. Benvenuti soffittari e soffitare. Mettetevi comodi, accendete una luce soffusa e preparatevi a un viaggio tra passerelle, flash e sorrisi perfetti. Oggi nella soffitta si rispolvera il periodo più luccicante della moda. Gli anni 90, quelli delle supermodelle, sì, proprio loro. Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington, Kate Moss e tante altre che hanno trasformato il concetto di bellezza in un fenomeno mediatico planetario. Gli anni 90 sono stati un decennio unico, un momento in cui la moda usciva dalle passerelle e invadeva la vita quotidiana. Le modelle non erano più solo manichini viventi, ma icone, donne che incarnavano sogni, desideri, potere e stile. Erano loro le vere star. Le chiamavano le divine e c'era un motivo. Bastava una loro apparizione per mandare in delirio le folle. Pensateci, prima di loro una modella era famosa nei salotti della moda. Dopo di loro lo diventava ovunque. Le copertine patinate dei magazine erano il loro regno, le pubblicità, i loro manifesti. I telegiornali parlavano delle loro passerelle come se fossero concerti rock. E non è un'esagerazione, Claudia Schiffer era la bionda perfetta, la musa di Karl Lagerfeld. Naomi Campbell, la pantera dal portamento regale, era sinonimo di forza e sensualità. Cindy Crawford, con quella celebre voglia sul labbro, rappresentava la bellezza americana per eccellenza. Linda Evangelista, sofisticata e camaleontica, diceva con orgoglio: «Non ci svegliamo per meno di $10.000 al giorno». Sì, erano altri tempi, e che tempi! Ma non si trattava solo di bellezza. Le supermodelle degli anni 90 furono le prime vere influencer, molto prima che esistessero i social. Tutti volevano vestirsi come loro, truccarsi come loro, camminare come loro. Quando una di loro indossava un abito Versace o un tailleur Chanel, quell'immagine finiva immediatamente nell'immaginario collettivo. Erano una combinazione perfetta di eleganza, carisma e una certa consapevolezza del proprio potere. E quel potere lo esercitavano con grazia e, diciamolo, con una punta di malizia che non guastava mai. I media impazzivano per loro. Le riviste si contendevano i loro volti, i brand le loro firme, i fotografi le inseguivano ovunque. Helmut Newton, Herb Ritts, Peter Lindbergh, tutti volevano immortalarle. Fu proprio Lindbergh, nel 1990, a consacrarle in uno scatto leggendario per Vogue. 5 volti, 5 donne, un solo messaggio. Le top model erano diventate le nuove muse del mondo moderno. E non dimentichiamolo, la loro influenza superava la moda. Naomi Campbell aprì la strada alle modelle di colore, rompendo barriere e pregiudizi in un'industria ancora chiusa. Kate Moss cambiò le regole con la sua figura più minuta e ribelle, incarnando l'estetica che avrebbe definito la seconda metà del decennio. Insomma, ogni volto portava con sé una rivoluzione. Ma sapete cosa rende davvero magica quell'epoca? Che tutto era reale, tangibile. Non c'erano filtri, non c'erano app, solo il fascino naturale e la forza della personalità. Quando una modella sfilava, il pubblico la sentiva presente, viva. Quelle donne sapevano conquistare con uno sguardo, con un sorriso appena accennato, con il modo in cui camminavano sotto i riflettori. Erano glamour, ma anche umane, ognuna con la sua storia, la sua grinta, il suo stile. Eppure, come ogni favola, anche quella delle supermodelle ha avuto la sua fine. A fine anni 90, le passerelle iniziarono a cambiare volto. Arrivarono le attrici, le star della musica e poi, più tardi, le influencer. Ma il mito delle supermodelle non si è mai spento. Anzi, oggi più che mai è tornato di moda. La Schiffer è ancora elegantissima. Naomi Campbell continua a sfilare con la stessa fierezza di 30 anni fa. E i social sono pieni di citazioni e immagini di quell'epoca che non smette di incantare. Perché? Perché quegli anni erano autentici.
rappresentavano un sogno collettivo fatto di fascino, potenza femminile e, diciamolo pure, una sana dose di vanità. Le top model degli anni 90 erano come divinità moderne, irraggiungibili ma capaci di farci sognare. E in un mondo dove tutto passa veloce, loro restano un simbolo eterno di bellezza e stile. E allora, cari soffittari, raccontatemi nei commenti, chi era la vostra preferita? La perfezione glaciale di Claudia Schiffer, l'eleganza ribelle di Naomi Campbell, la sensualità naturale di Cindy Crawford? Fatemelo sapere qui sotto, perché chissà, magari la prossima puntata sarà dedicata proprio a lei. Se questo viaggio nel glamour anni 90 vi è piaciuto, iscrivetevi subito alla Soffitta di Pippo, attivate la campanella e lasciate un bel like. Qui, ogni settimana, si riscoprono le epoche in cui la bellezza aveva un volto e il fascino una voce. E ricordate, la moda passa, ma il mito resta in soffitta.